Quando c'erano le pellicole, si poteva fare la post-produzione? E oggi rispondiamo finalmente a questa domanda. Bentornati su SLU Production. Oggi finalmente rispondiamo a questa domanda una volta per tutte e basta, perché io dico basta nei forum scrivere la pellicola è la cosa più difficile del mondo, se non scatta la pellicola non sei nessuno, i veri professionisti scattano con la Nikon, Canon, quello che è a pellicola. No. Sicuramente tutte quelle che sono le macchine analogiche a pellicola richiedono una curva di apprendimento per ottenere il massimo dalla fotocamera più lungo delle macchine elettroniche. Questo perché più che altro ci sono meno facilitazioni, senza parlare poi di tutte quelle macchine che non hanno nessun tipo di automatismo o semplificazione, come invece ha per esempio questa Canon A1 che aveva già per esempio tutte le modalità probabilità di diaframmi, di probabilità di velocità di scatto e manuale, ce l'aveva già tutte e tre. Ora, è vero, il riconoscimento del viso aiuta, il riconoscimento dell'occhio, tutto quello che volete, l'autofocus, eccetera, eccetera. Benissimo. Però, parlando della fotografia, ok, in quanto tale, secondo me è tutta una questione di pratica. Poi, dopo, chiaro che in alcuni generi fotografici avere le automazioni elettroniche rende la vita estremamente più facile. Immaginatevi la fotografia sportiva o la fotografia di sport, calcio, baseball, Formula 1, quello che è, con macchine senza autofocus. Cavoli. Lì ci volevano dei fotografi con veramente un pelo così, e un occhio, una capacità, una tecnica mostruosa, ok? Perché chiaramente bisognava magari puntare il fuoco in un punto, aspettare che il soggetto passasse proprio di lì e essere sicuri che passasse di lì. Cioè, insomma, ci voleva un grande occhio, un grande tatto, ok? E su questo sicuramente, quindi sulla difficoltà dell'analogico non metto becco. Anch'io l'ho provate e ammetto che ho fatto più fatica che con la macchina elettronica. Però anche ammetto che secondo me un fotografo professionista, un amatore che ama scattare in questo modo, scattando tante pellicole, poi alla fine ci prende la mano e diventa e si abitua in un certo senso. Ripeto, eccezione fatta per alcuni generi particolarmente impegnativi senza determinate automazioni. Ora, tornando però all'argomento, in realtà la fotografia pellicola ha e avrà sempre una post-produzione. L'ha sempre avuta. Basta. Questa storia deve finire. Possiamo dibattere quanto vogliamo sul discorso che ho fatto prima, ma su questo no. Nel senso che la stessa pellicola è un'elaborazione chimica dell'immagine. Questo vuol dire chiaramente che quando voi mettete una Velvia, mettete oppure, che ne so, il Ford, mettete una Kodachrome, mettete quello che volete voi, quella pellicola ha un look specifico che risulterà più bello, più figo, diciamo così, in determinate situazioni. Cioè io quello che ho notato è che la vera difficoltà della pellicola non è tanto il scattare, ma è scattare con la pellicola giusta per la situazione giusta. Cioè questa è la cosa che ho notato, che è la più grossa difficoltà, secondo me, della pellicola. Cioè avere in testa già come uscirà l'immagine dalla pellicola. E già la pellicola è una post-produzione, perché non venitemi a dire che i colori delle pellicole, i filtri, anche chiamati così oggi in termini moderni, sono rispecchianti la realtà. Sono un'elaborazione di quella determinata pellicola. Ora, oltre a questo, McCurry, chiamiamone uno, che ne ho parlato anche in Photography Masters, vi lascio qua il link se volete farci un salto a dare un'occhiata al video, lui nelle sue foto è risaputo che si appoggiava a uno studio di sviluppo delle immagini, perché lo sviluppo delle immagini, dato che la pellicola, ora non so i passaggi tecnici, magari se volete ci facciamo un video sopra, e richiede comunque uno sviluppo, quindi dei passaggi chimici per elaborare le immagini, è ovvio che in funzione dei reagenti chimici che mettiamo, in funzione delle quantità, dei tempi e tutto quanto, cambierà il risultato. A meno che non utilizziamo una macchina. Se noi prendiamo due pellicole identiche e le sviluppiamo in due modi leggermente diversi, i colori saranno leggermente diversi. Ok? Quindi questo non c'è dubbio. Quindi la mia risposta è certo che c'è la post-produzione e non c'è niente di male in questo, perché la post-produzione non deve essere... Chiaro, se voi mi parlate di fotografia generativa che viene spacciata come reale, quello è un danno. Ma la post-produzione in quanto colori, quello può solo che aggiungere un'identità, un'artisticità, un tema, un'emozione all'immagine. Chiaro che se noi per esempio facciamo una foto, che ne so, a Bologna e diciamo a Photoshop AI di metterci un giaguaro in mezzo alla strada, capisci che quello è un problema. Però se noi facciamo una foto a Bologna e la facciamo già solo in bianco e nero, oppure decidiamo di farci un filtro tilt and orange, ne dico il primo che mi è capitato in mente, vabbè,
Va bene, d'accordo, la foto non sarà realistica, d'accordo, però sarà una rappresentazione dell'immagine scelta dall'autore, ok? Una rappresentazione dello stilistica dell'autore o di gusto dell'autore, tutto qua. Il riempimento generativo per me è un danno, perché tu stai, a meno che non lo dichiari apertamente, che allora dici è un esercizio creativo, e allora va bene, non c'è nessun problema, ma se tu spacci per reale una foto che contiene delle cose che non esistono, quello è un grosso problema. Un conto chiaramente invece è, esempio, rimuovi le persone, rimuovi quest'altro, ci può anche stare, ok? Ci si può chiudere un occhio perché uno dice ok, per fare la stessa foto devo andarci alle 5 del mattino, oppure devo far chiudere la piazza apposta per me. Ok, quello è un dibattito poi che si potrebbe aprire. Però non è che la pellicola risolve questi problemi. La pellicola ha sempre avuto una post-produzione, che poi tra l'altro è diventata ancora più spinta oggi perché chiaramente le pellicole possono essere digitalizzate con degli ottimi risultati e poi post-prodotte con tutte quelle che sono i Photoshop, Lightroom e tutto il resto. Quindi certo con un margine molto più basso, chiaramente in questo sistema, perché chiaramente stai elaborando delle foto che hanno un pochino meno di capacità di essere chiaramente modificate, però è possibile farlo. Però è chiaro che bisogna entrare nell'ottica che anche tutti coloro che scattano la pellicola, che seguono questo canale, entrano nell'ottica che le loro beneamate pellicole sono tutte date da reazioni chimiche. E dato che sono reazioni chimiche, sono foto post prodotte, in un modo o nell'altro. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia piccola riflessione fotografica riguardo questo tema che ogni volta su Usafoto salta fuori o su qualsiasi forum di fotografia e fatemi sapere la vostra. Ciao e grazie.